Bene, avuto dalla regia l'ok, possiamo partire, quindi dichiaro ufficialmente aperto il webinar di oggi su musei resilienti e partiamo quindi con i saluti istituzionali ed è con grande piacere che invito Serena Spinelli, buongiorno, l'assessore alle politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale della Regione Toscana di Firenze. Serena, prego. Buongiorno, grazie a tutti, grazie di essere presenti. È un grande onore avervi oggi collegati da tante parti del mondo e questo è veramente un grande orgoglio, quindi ringrazio veramente il settore cultura nella persona di Elena Pianea, che vedo già collegata. Ringrazio i miei dirigenti, vedo Barbara Trambusti per il lavoro fatto in questi anni e naturalmente la rete dei musei toscani per il lavoro che sta svolgendo e per la relazione che è riuscita a costruire con altre aree del mondo in cui si condivide questo lavoro e l'approccio culturale e sociale che c'è dietro a questo lavoro. Vi porto i saluti del presidente Eugenio Giani, che non so se potrà essere con noi, mi ha chiesto intanto però di portarvi il suo saluto. Il presidente è persona molto attenta a tutti quelli che sono gli aspetti culturali e anche all'incrocio della cultura e del sociale e quindi ama molto questo progetto, sarebbe stato con noi, ma come potete vedere in questi giorni la situazione è piuttosto complessa e richiede la sua presenza. Io non vi voglio portare via tempo, ci tengo però a dire alcune cose, ce le siamo dette anche ieri insieme a Cristina Bucci ed Elena Pianea nella conferenza stampa di presentazione del convegno di oggi e del progetto che ormai ha una durata decennale. Fa sempre piacere quando si inizia una legislatura, per me sono i primi 6 mesi, forse a oggi siamo a 6 mesi, ora ho perso un po' il conto, diciamo così, ereditare progettazioni belle e che, consentitemi di dire, creano quell'emozione che vogliono creare alle persone a cui sono rivolte. Io credo che il progetto Musei per gli Toscani per l'Alzheimer e la rete che si è creata in Toscana, la relazione che stiamo tenendo, che stanno tenendo, che sta lavorando sul progetto con altre esperienze fuori dalla Toscana e fuori dal paese, stanno perfettamente in linea con quello che è il modello, la volontà di presa in cura delle persone in Toscana, che è una modalità che vuole mettere le persone al centro, che vuole provare a dare risposta alle loro necessità, parlando oltre la loro malattia e non considerando le persone solo come la loro malattia, ma anche come la loro storia, le loro emozioni, le loro sensibilità, aspirazioni, anche quando è più difficile esprimerle, è più difficile comunicarle, e quando anche c'è una relazione più complessa per la famiglia, perché sappiamo che quando si hanno persone con una situazione di demenza e di Alzheimer in generale, è chiaro che anche l'impatto sulla famiglia, psicologico, organizzativo, dei sentimenti ha un impatto molto forte. Decidere di prendere le persone in carico nella loro complessità personale, familiare, sociale, comunitaria, significa per la Toscana provare a dare in tutti i momenti della vita risposte di qualità complessiva della vita. Consentitemi di dire risposte di salute, per quella modalità con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità la concepisce, cioè non solo come assenza di malattia, ma come benessere fisico, psichico e sociale. È un'ambizione ampia, ma se le istituzioni non provano a darsi ambizioni ampie e complesse, io credo che non abbiano poi la voglia, la capacità, la passione, consentitemi, di rispondere realmente ai bisogni delle persone. Siamo in una fase complessissima in Toscana e in gran parte del mondo. La pandemia da Covid-19 ci sta distanziando fisicamente. Progetti come questi che hanno avuto una capacità di resilienza anche durante la pandemia e che vogliono soprattutto pensarsi dopo la pandemia sono preziosissimi. Abbiamo una grande preoccupazione, noi incontriamo tante associazioni, tante organizzazioni, incontriamo costantemente la rete del nostro mondo del terzo settore che ci sta chiedendo di
di supportarli perché dopo il distanziamento fisico necessario per i contagi non si arrivi a un distanziamento sociale, a una disgregazione delle comunità che lasci ancora di più le persone da sole. Gli anziani, le persone con demenza hanno vissuto con più pesantezza e stanno vivendo con più pesantezza questo momento, quindi io ringrazio davvero chi non si è fermato e ha utilizzato una delle cose più preziose che questa regione ha, lo dico con orgoglio, l'ho detto anche ieri in conferenza, che è il suo enorme patrimonio culturale, artistico, scientifico, perché tanti e diversi sono i musei che si sono messi in rete, per consentire alle persone di non isolarsi completamente, di avere delle risposte che vadano a tirare fuori quella parte bellissima dell'umanità, che è la sua parte emozionale, irrazionale e che fa parte tanto di noi e che non si deve fermare perché qualcosa come una malattia così gravissima ci ha reso diversi da quelli che eravamo precedentemente. Quindi io non posso che ringraziarvi ed essere fortemente orgogliosa anche del fatto che portiate la mia splendida regione, che amo moltissimo, in contatto con tanta altra parte del mondo. Grazie davvero, io eredito una cosa bella, l'assessorato è dalla parte di questo progetto per ampliarlo, continuarlo e magari anche regalarlo ad altre forme di disagio e di difficoltà che stiamo in questi mesi, settimane difficili incontrando e a cui non ci vogliamo arrendere pensando che non ci sia la possibilità di uscire un pochino migliori da questa fase così complessa. Grazie davvero e un saluto a tutti e di rinnovo a tutti i saluti del Presidente Gianni. Grazie mille per questo intervento e mi permetta di aggiungere, quando diceva il patrimonio sia storico che artistico, mi permetta di aggiungere anche un patrimonio umano, perché da sempre abbiamo avuto come interlocutore la Regione Toscana, che da sempre è stata molto attenta ai bisogni delle persone più fragili e si è dimostrata sempre estremamente di sostegno e di supporto ai vari progetti che i musei hanno portato avanti. Grazie mille e ci auguriamo di Ringrazio lei perché dietro l'arte, la storia, la scienza ci sono comunque uomini e donne pensanti e capaci di emozionarsi del nostro patrimonio più grande, altrimenti saremmo ben poco. Grazie davvero a lei per averlo ricordato. Grazie. A questo punto passerei la parola alla dottoressa Citorelli, che è la responsabile dei progetti speciali, Direzione Generale dei Musei del Ministero della Cultura a Roma. Dottoressa, prego. Grazie dottoressa Grappone, buongiorno. Intendo rivolgere intanto un sentito ringraziamento alla Regione Toscana e al Sistema dei Musei Toscani per l'Alzheimer per aver invitato la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura a questa importante manifestazione. Porto con piacere il saluto del Direttore Generale Musei, Professor Massimo Sanna, a tutte le istituzioni presenti, agli organizzatori dell'evento, ai relatori e a quanti oggi, vedo numerosi, seguono il convegno sia in Italia e sia all'estero. Parlando dei siti del patrimonio resilienti, tema dell'odierna manifestazione, non possiamo ignorare come i luoghi della cultura, i nostri luoghi della cultura, siano essi musei, monumenti, gallerie d'arte, aree e parchi archeologici, abbiano dovuto assumere, specie nel corso dell'ultimo anno, una maggiore coscienza del ruolo di agenti del cambiamento sociale, ruolo che esercitano da sempre, ma in modo speciale oggi, quando il museo e la sua missione si vanno delineando in termini nuovi e complessi a seguito del lungo periodo di pandemia di cui stiamo appunto parlando, che stiamo, ahimè, ancora attraversando e che auspichiamo finisca presto. Termini come lockdown, quarantena, contingentamento, distanziamento sociale erano fino a un anno fa del tutto estranei alle nostre vite e ancor più ai contesti museali, espressioni giunte improvvisamente nelle nostre esistenze e soprattutto nel nostro lavoro in un periodo che era caratterizzato da grande vitalità culturale, allorquando il trend dei visitatori dei nostri musei italiani era in forte espansione. Nonostante l'inaspettata contingenza, è indubbio che i musei abbiano saputo agire con tempestività, creatività e capacità progettuale alle sfide che l'emergenza epidemiologica ha procurato.
Di fatto i musei non hanno rinunciato, neppure in questo periodo, ad essere interpreti delle connotazioni che caratterizzano la società globale, continuando ad intervenire in ambiti vari e complessi come la disuguaglianza, la parità di genere, l'invecchiamento della società mediante il dialogo interculturale e intergenerazionale e i principi della democrazia culturale, intesa come scambio di idee, di informazioni, di lingue, di aspetti vari della cultura per una reciproca comprensione e integrazione. Una sfida difficile se si pensa che il museo, secondo la definizione che ne ha dato nel 2007 ICOM, è un'istituzione permanente senza scopo di lucro al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico. Ed ancora che le nuove definizioni di museo che si vanno proponendo tendono a sottolineare il carattere aperto ed inclusivo dell'istituzione al fine di garantire pari diritto e pari accesso al patrimonio per ciascuna persona. Principi ribaditi anche dagli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, in cui sono riportati paradigmi tesi a rinforzare la posizione di tutti i cittadini affinché possano esercitare la facoltà di partecipare pienamente al contesto sociale e di vita indipendente in autonomia e con soddisfazione culturale, attribuendo un sempre maggiore risalto al ruolo della cittadinanza attiva, intesa come diritto delle persone ad esprimere la propria individualità, originalità e diversità dagli altri componenti della comunità civile. Certo, istituzioni aperte al pubblico, ma è difficile oggi dirlo in tempo di pandemia. Eppure i musei hanno continuato ad aprirsi all'esterno, anche se in modi diversi, spesso attraverso l'uso delle tecnologie che hanno mediato, seppure con i limiti propri di ogni forma di innovazione e sperimentazione, il contatto diretto con le opere d'arte. Mai come ora, davanti alle porte dei musei chiusi, abbiamo constatato come il museo rappresenti un ampio concetto di welfare culturale e che si integra a quelli tradizionali riferiti alla sanità, alla previdenza, al lavoro, alla scuola, e come davvero il museo rappresenti un servizio pubblico essenziale. Il rapporto fra cultura, salute e inclusione sociale dimostra infatti come l'ormai universalmente riconosciuto valore terapeutico della bellezza produca effetti positivi in termini di qualità di vita percepita e di benessere. Andare al museo, alle mostre, alle manifestazioni culturali contribuisce a stimolare i circuiti neuronali atti a sostenere la salute, bloccando le condizioni di stress. È indubbio che molte delle malattie tipiche della nostra società, della società moderna, sono proprio connesse agli stili di vita. In tal senso, l'esperienza artistica si configura come medium della funzione riparatrice del nostro organismo. Questa constatazione ci rafforza nella consapevolezza che in un immediato futuro la sanità pubblica dovrà essere in grado di affrontare il concetto di salute in modo olistico, tenendo conto delle questioni di appartenenza, luogo, significato, oltre che degli aspetti patologici veri e propri. Ciò richiederà la collaborazione di un'ampia gamma di organizzazioni non circoscritte ai soli scopi tradizionali assistenziali. Tale osservazione non implica tuttavia considerare i musei come presidi sanitari, centri sociali o agenzie di collocamento, ma piuttosto valutare la loro opportunità di divenire partner utili per le istituzioni, prendendo l'avvio dalla democratizzazione culturale, intesa come distribuzione dei diritti in egual misura a tutti i cittadini, valutando la misurazione degli impatti, i benefici e le criticità delle iniziative intraprese ai fini del loro contributo alla crescita delle strategie territoriali. In un periodo in cui la vita delle persone si colloca in situazioni di prossimità dettate dalle restrizioni agli spostamenti connessi alla pandemia, i musei si inseriscono inoltre sempre più negli ambiti locali, come catalizzatori, abilitatori e centri di conoscenza, potendo fornire nuovi strumenti operativi per creare un'azione più inclusiva e sostenibile dei territori e delle persone che tali territori abitano. Per le amministrazioni decentrate ciò significa adottare una visione trasversale che integri la cultura nei vari luoghi attraverso programmi diversificati,
perché il ruolo sociale esercitato dal patrimonio non comincia e non finisce sulla porta del museo, come oggi è sempre più evidente, ma è la sintesi di progettualità e di azioni di volta in volta predisposte e condivise. In tal modo le amministrazioni potranno promuovere collaborazioni e strategie congiunte con un'ampia gamma di soggetti interessati, amplificando i servizi e stabilendo standard di qualità partecipati in reti con i sistemi circostanti. In questo ampio panorama si inserisce la missione della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, che ha l'obiettivo di favorire la sperimentazione, la ricerca e la diffusione delle conoscenze riguardanti il patrimonio culturale italiano custodito nei musei e rappresentato nei luoghi della cultura nazionale, al fine di condividere valori e originalità con il resto del mondo. La direzione opera per assicurare l'accessibilità totale e la fruizione del patrimonio, monitorando l'efficienza e la qualità dei servizi al pubblico. Intende inoltre fidelizzare i visitatori dei musei e dei siti culturali attraverso l'impiego di nuove tecnologie e dei social media ed inoltre progetta il futuro attraverso la promozione della creatività, della qualità della vita e delle diversità individuali e culturali presenti sul territorio nazionale, come pure tramite la formazione dei tecnici del patrimonio, degli operatori e dei professionisti che sempre più debbono essere preparate ad affrontare la sfida che i tempi richiedono. In aderenza alla propria missione, la Direzione Generale Musei ha invitato i direttori dei musei a redigere piani strategici, partendo dal principio che la moderna accezione del superamento di barriere va intesa come l'insieme delle discipline che intervengono su ciascun individuo, secondo un approccio umanistico che opera con qualità ed efficacia a favore dell'uomo nei vari momenti della sua esistenza e delle sue condizioni anche di salute. Pertanto, per barriere architettoniche non si intendono più oggi solo gli ostacoli fisici che possono essere fonte di disagio per la mobilità di chiunque o che limitino o impediscano a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parchi, attrezzature e componenti, ma anche gli ostacoli sensopercettivi, culturali e cognitivi che non permettano a chiunque l'orientamento, la riconoscibilità dei luoghi, la comprensione dei contenuti, il diritto alla partecipazione alle attività culturali, cose tutte che costituiscono la ragion d'essere del museo. Ciò implica la capacità di saper interagire in ambiti trasversali, dall'organizzazione dei percorsi alla predisposizione degli apparati comunicativi, alla creazione di laboratori dedicati alle varie tipologie di pubblico, facendo valere il punto di vista dell'accessibilità. Il tema della fruizione ampliata e delle declinazioni che essa assume è altresì connesso al sistema museale nazionale, il cui fine è il miglioramento della cultura di gestione dei musei e dell'intero patrimonio culturale italiano. Tra i principali intenti posti in essere per la valorizzazione dei siti culturali riportati nel sistema museale nazionale, finalità precipue sono la fruizione ampliata e l'accessibilità delle strutture museali, la programmazione delle attività e delle iniziative rivolte a tutti i pubblici del museo, la trasversalità delle proposte legate all'esperienza museale di ciascun individuo, la collaborazione con le associazioni di settore e i portatori di interesse. In tale ottica numerosi sono stati in questi anni i musei che hanno avviato progettualità di grande spessore per l'inclusione delle persone a fragilità sociale, fra cui persone con patologie degenerative, al fine di creare reti di conoscenze e di sostegno dei soggetti coinvolti, ma anche delle loro famiglie, degli operatori sanitari e dei caregivers, valorizzandone il ruolo sociale, potenziandone l'autostima, rafforzandone l'identità, promuovendone il benessere. Si tratta di innovative esperienze realizzate da musei dislocati su tutto il territorio italiano, di cui la Toscana, con 40 realtà museali coinvolte, rappresenta significativo riferimento a livello nazionale in un paese in cui solo le persone con malattie di Alzheimer, per lo più over 60, sono circa 500.000. Istituti capaci di corrispondere con pratiche di eccellenza alle necessità delle loro comunità, diventando proattivi promotori del dialogo e dell'inclusione, specie attraverso l'interpretazione del patrimonio come fattore di sviluppo,
artefici del ruolo cruciale assegnato al museo, alla partecipazione di tutti i cittadini, alla condivisione dei valori di eredità culturali teorizzati dalla Convenzione di Faro. Musei oggi sempre più senza mure, realtà ibride perché definiti da percorsi flessibili, realtà virtuali, individuali e collettive, centri di interpretazione della società globale in continua evoluzione. E musei resilienti, appunto, perché sempre più chiamati a rispondere a situazioni nuove in modo nuovo. Immaginando il futuro che attende i nostri musei, vorrei concludere con una riflessione dello psicologo Jean Piaget. Sono le innovazioni che cambiano il mondo, non possiamo lasciarcele sfuggire. Grazie. Grazie mille, dottoressa Cetorelli. Grazie per questo bellissimo intervento. Ha fatto un'analisi così ben articolata della situazione dei musei in Italia. Ce ne abbiamo veramente tanti e sono felice di aver ascoltato dalle sue parole, di aver capito che finalmente l'epoca del museo come una cosa statica, soltanto un contenitore di arte, è finita e il museo è diventato una cosa dinamica e finalmente ha reso pubblico e accessibile l'arte nel suo contenuto, perché l'arte, come lei ha già detto, ha un ruolo sociale estremamente elevato di inclusività e di integrazione. Proprio nell'arte stessa, secondo me, è insito il concetto di resilienza e dovremmo fare in modo che l'arte venga fruita il più possibile. E in un momento così difficoltoso come la pandemia, credo proprio che possa aiutare non soltanto le persone fragili, ma tutti noi che siamo diventati fragili con questa pandemia. Grazie infinite. Grazie, grazie a voi. Grazie. Andiamo avanti. Ho visto dalle chat che c'era qualche problema con il servizio di traduzione, ma credo che sia stato risolto. Per quelli che non riescono a vedere nella barra di Zoom il pulsante proprio dell'interpretazione, consiglio di aggiornare Zoom all'ultima versione. I want to apologize with the foreigner guests that perhaps I know that we have had problems with translation, with English and Italian translation. I think that you have to upload the last version of Zoom if you have, but perhaps all problems are solved, or in case we are trying to solve as soon as possible. Thank you so much for your comprehension. Thanks so much. Adesso vorrei dare la parola alla dottoressa Desiree Bonis, l'ambasciatrice dei Paesi Bassi a Roma. Grazie mille per essere venuta e di partecipare. Prego, a lei la parola. Grazie, benvenuti a tutti. Ik wil ook graag een woord van welkom spreken aan alle deelnemers vanuit Nederland. Als ik het goed begrepen heb, is de vertaling intussen in orde en ga ik verder in het Italiaans. Signora Assessora, signorina Spinelli, dottoressa Cetorelli, dottor Vanacore, signore e signori. Lo scrittore statunitense Christopher Morley una volta diceva: "Cherish all your happy moments. They make a fine cushion for old age." Ma come fare quando questo morbido cuscino di ricordi viene a mancare a causa di una condizione che può durare per molti anni, che ti intrappola in una mente che pian piano dimentica i bei ricordi e i momenti felici? Oggi sono molto onorata di poter essere qui insieme a tutti voi, persone provenienti da realtà culturali nazionali ed internazionali, operatori del settore sanitario, funzionario della regione, caregiver e familiari che insieme cercano di ridare alle persone affette da demenza questo cuscino, i loro ricordi e i loro momenti felici, ma anche la forza di partecipare nuovamente, anche brevemente, alla normale vita giornaliera. Con circa 14 milioni di over 65, l'Italia è il paese con la popolazione più anziana d'Europa.
Anche nei Paesi Bassi questa tendenza all'invecchiamento è ben visibile. Nel 2040 più di un terzo della popolazione olandese avrà più di 65 anni. Una popolazione sempre più anziana rischia di dover fare fronte a problemi come la solitudine o condizioni e malattie legate all'invecchiamento, come il morbo d'Alzheimer. Riteniamo in ambasciata, in consolato, che a questi problemi la cultura può offrire delle soluzioni preziose in maniera creativa, a cui tutti assieme dobbiamo lavorare. Vogliamo rafforzare i legami tra operatori e policy maker in Italia e nei Paesi Bassi. Abbiamo iniziato l'anno scorso con una mappatura delle realtà italiane che operano nel settore di welfare e cultura per anziani, che abbiamo pubblicato la settimana scorsa. In seguito abbiamo organizzato una giornata online dedicata al creative aging. È qui che abbiamo potuto conoscere Chiara e Cristina, coordinatrici della rete fitta dei musei toscani per Alzheimer. E siamo rimasti colpiti dalle loro tante attività. Indicavano come tema fondamentale alla tavola rotonda dedicata ai musei lo scambio di buone pratiche ed esperienze. Allora abbiamo subito pensato, dobbiamo presentare loro la rete olandese indimenticabile, una rete di 12 musei nei Paesi Bassi che offre alle persone con demenza e ai loro carer visite davvero indimenticabili. Sono quindi molto felice che oggi dai Paesi Bassi ci saranno Marianne Reuter, direttrice dello Zeeuws Museum di Middelburg, e Loes Jansen del Van Abbe Museum di Eindhoven a condividere le loro esperienze. Marianne Reuter, direttrice e ambasciatore ufficiale per la demenza della provincia di Zeeland, vi spiegherà come rende i cittadini più sensibili nei confronti della demenza e come unire le forze sul territorio, rendendo così la provincia un ambiente più friendly per le persone affette da demenza. Loes Jansen, responsabile del programma di meditazione pubblica, ci mostrerà quali strumenti ha sviluppato il Van Abbe Museum per rimanere in contatto con i partecipanti anche durante la pandemia. Lo scambio internazionale di esperienze è necessario per crescere insieme. E quale momento migliore per imparare l'un dall'altro in una conferenza internazionale come quella di oggi. Infatti siamo estremamente lieti di poter scambiare opinioni ed esperienze anche con speaker dal Regno Unito, dal Giappone e dagli Stati Uniti. Insieme si va avanti per un mondo più inclusivo e meno solo. Ringrazio ancora una volta Chiara, Cristina, Luca e Michela di Museo Toscani per l'Alzheimer per aver organizzato questo importante incontro ed auguro a tutti una buona conferenza. Grazie. Siamo noi, dottoressa Bonis, che dobbiamo ringraziare lei. Grazie mille per essere intervenuta, per aver portato questa sua testimonianza. Sono pienamente d'accordo con lei che lo scambio fra culture diverse è sempre alla base di una crescita e quindi speriamo che oggi riusciremo tutti a fare un ottimo lavoro e sono certa che verranno fuori molte idee e progetti nuovi per il futuro. Grazie mille ancora.